Buongiorno e benvenuti a questa seconda lezione del primo modulo. L'obiettivo, della lezione è quella di approfondire ulteriormente il concetto di, agricoltura sociale attraverso la presentazione di alcuni esempi. Questo perché, a mio avviso, risulta sempre complicato capire che cosa è incluso nell'agricoltura sociale. Lo abbiamo visto anche nella prima lezione, no, è difficile contenere in un'unica definizione tutte le esperienze, le pratiche che vengono realizzate nell'ambito dell'agricoltura sociale, perché ci sono molte differenze nei diversi paesi che possono essere analizzati a livello europeo, ma anche fuori dall'Europa, e all'interno degli stessi paesi, di ogni singolo paese, ci sono molte differenze di attività, sia per le motivazioni che spingono a realizzare queste attività, sia per le modalità con cui vengono realizzate, per le specifiche attività, gli attori e via dicendo. Quindi credo che sia importante attraverso alcuni esempi cercare di capire meglio insieme a che cosa ci riferiamo, in modo da poter anche poi individuare le attività migliori da realizzare nel proprio contesto operativo. Per farlo, propongo di partire proprio da una riflessione sulle origini dell'agricoltura sociale, che ci aiuta a capire anche quali sono le spinte motivazionali che hanno portato alla realizzazione di queste attività. Ci sono differenti ipotesi circa le origini dell'agricoltura sociale. Alcuni studiosi, anche alcuni operatori, ritengono che l'agricoltura sia capace di accogliere tutte le persone, anche quelle con difficoltà di tipo specifico, perché è un'attività produttiva che si svolge in un ambiente naturale, che propone i cicli naturali della vita, quello delle piante e degli animali, e inoltre perché la famiglia tradizionale agricola si ritiene sia stata capace di accogliere, di trovare una collocazione per tutte le persone che la componevano all'interno dell'azienda agricola. Tuttavia, questo non è esattamente realistica come descrizione dell'attività agricola né per quanto riguarda il passato né per quanto riguarda oggi, perché sappiamo che in agricoltura esistono anche delle grandi difficoltà, esiste il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, in particolare in alcuni paesi anche con problemi di caporalato, di lavoro nero, ma di vero e proprio sfruttamento. E anche in passato le famiglie agricole, che erano famiglie molto grandi, famiglie che comprendevano diverse generazioni, che spesso vivevano nella stessa struttura dell'azienda agricola, non c'era sempre la capacità e l'opportunità di accogliere positivamente, di trovare una collocazione utile per tutte le persone, anzi le persone che avevano delle difficoltà, ad esempio dei problemi psichiatrici, dei ritardi mentali o anche delle disabilità fisiche, queste venivano spesso relegate a mansioni marginali all'interno della famiglia dell'attività agricola, ad esempio venivano mandate per mesi al pascolo distanti dal resto della famiglia perché si riteneva che non ci fosse una capacità di interazione, di relazione con gli altri. Quindi quando venivano identificate delle attività a cui queste persone potevano essere dedicate, erano comunque attività marginali, in qualche modo funzionali alla vita dell'azienda agricola, ma non avevano uno scopo di inclusione o di terapia. Comunque, secondo questi studiosi e questi operatori, potremmo considerare tutta l'agricoltura come sociale al di là delle intenzioni, no, specifiche di inclusione o terapia. Io non sono molto d'accordo con questa ipotesi, anche perché, ripeto, molto spesso l'agricoltura si è rivelata come non inclusiva, anzi come un'attività fortemente
impattante proprio per le persone che ci lavorano, impattante in senso negativo. Ci sono però alcune esperienze del passato che vengono considerate importanti ai fini dell'identificazione delle origini dell'agricoltura sociale. In qualche modo si identificano dei precursori dell'agricoltura sociale nel passato, in Europa nel 1700, nel 1800, ma anche nello scorso secolo, quando appunto c'erano diverse esperienze, soprattutto di coinvolgimento di pazienti psichiatrici o persone povere nelle attività agricole. Si trattava prevalentemente di aziende agricole connesse a ospedali o ricoveri che avevano la funzione di produrre il cibo per la struttura stessa e in cui venivano coinvolti i pazienti psichiatrici o le persone più povere che erano ricoverate. Ricordiamo che in passato queste strutture servivano per allontanare le persone dalla società e quindi molto spesso erano realizzate al di fuori dei contesti urbani, no? In aperta campagna. L'agricoltura quindi non aveva una funzione terapeutica, ma aveva essenzialmente la funzione di produrre del cibo. Un esempio di questo tipo è la colonia di Clermont-Ferrand in Francia, in cui appunto c'era un'azienda agricola che era in qualche modo annessa all'ospedale psichiatrico, in cui si producevano i beni necessari al funzionamento dell'ospedale stesso. Questa struttura funzionava con il lavoro delle persone più povere, mentre le persone benestanti potevano usufruire dei servizi dell'ospedale psichiatrico con appunto medici, professionisti che si occupavano dei problemi di queste persone e non dovevano lavorare. E quindi il lavoro era un'attività che potevano svolgere, che dovevano svolgere le persone che non potevano permettersi di pagare la retta. E si trattava di persone con problemi psichiatrici, ma molto spesso anche di persone povere che avevano dei problemi di tipo anche sociale che venivano quindi quasi arrestate o comunque confinate in queste strutture per non ehm, provocare problemi all'ordine pubblico nelle città. Quindi, come potete capire, non c'era una funzione terapeutica, anche se probabilmente il lavoro in campagna poteva offrire qualche tipo di sollievo per queste persone. Un altro esempio molto famoso è quello di York, il ritiro di York in Inghilterra, fondato alla fine del 1700 da una comunità di quaccheri che si occupava di persone con problemi mentali o psichiatrici che potevano vivere in questa comunità e che erano anche impegnati nella coltivazione di verdure. Che appunto venivano consumate all'interno della comunità. In questo caso ci sono dei documenti che testimoniano i benefici per le condizioni di salute di queste persone. Anche in questo caso comunque il lavoro era essenzialmente un lavoro che serviva per la produzione di cibo della comunità, anche se in questo caso c'era una certa attenzione verso le condizioni di salute. Un altro esempio molto famoso che viene spesso citato è invece quello di Gil in Belgio, che è un centro rurale vicino ad Anversa che nel 1800 accolse molte persone con problemi mentali che venivano ospitate dalle famiglie agricole presenti in questa zona. Anche in questo caso si tratta di una piccola comunità rurale in cui l'attività prevalente era quella agricola, ma in questo caso le persone venivano accolte e ospitate dalle famiglie rurali su richiesta dei familiari, appunto delle persone con problemi
perché si credeva che in questa comunità ci fosse l'intervento di una santa Difna che aveva appunto la capacità di curare le persone con problemi mentali. Quindi l'obiettivo di questa residenza, dell'affidamento da parte delle famiglie delle persone a queste famiglie agricole non era quello di avere un intervento di tipo terapeutico, ma era quello di attendere un miracolo da parte di questa santa. Quindi anche in questo caso direi che siamo un po' lontano da quello che abbiamo visto essere l'agricoltura sociale per come la intendiamo noi. Ehm, e quindi è abbastanza complicato capire se effettivamente queste esperienze possono essere considerate dei precursori dell'agricoltura sociale. Diciamo che le esperienze erano molto diffuse sia nel XIX che nel XX secolo, anche in molti monasteri, in istituzioni educative e terapeutiche, in ospedali psichiatrici, dove l'agricoltura era associata con l'attività, le altre attività appunto della struttura, ma serviva essenzialmente a produrre il cibo per il funzionamento di queste strutture. Anzi, in qualche caso ci sono documenti che testimoniano le esperienze molto negative di sfruttamento o anche di abuso dei bambini e dei giovani in questi contesti, ad esempio negli orfanotrofi oppure negli ospedali, anche attraverso l'attività agricola. Quindi questi aspetti negativi o la mancanza di esplicite motivazioni di tipo terapeutico di inclusione ci fanno pensare che queste esperienze per la maggior parte non sia possibile ricondurle a quello che noi intendiamo oggi per agricoltura sociale. È quindi molto complicato capire come sia nata l'agricoltura sociale. Secondo alcuni sembra che ci siano stati alcuni pionieri e persone molto entusiaste che hanno individuato nel lavoro con le piante e con gli animali una capacità come dire, di aiutare le persone con difficoltà, così come hanno individuato in contesti lavorativi non giudicanti un'opportunità per poter includere e per aiutare le persone con problemi specifici a migliorare la propria condizione di vita e imparare anche ad acquisire delle capacità ulteriori. Comunque, probabilmente sono molti i fattori che hanno contribuito alla nascita dell'agricoltura sociale, non soltanto l'entusiasmo o l'individuazione da parte di questi pionieri dei possibili benefici dell'agricoltura. Ci sono fattori infatti di tipo finanziario, istituzionale, di conoscenze, di abilità e anche di capacità acquisite durante anni di lavoro nel settore sociale e non ultimo il supporto delle politiche che hanno in qualche modo permesso di costruire pratiche e di intervento. Questo però significa che attraverso l'Europa il movimento dell'agricoltura sociale si è sviluppato in maniera differente e si presenta anche a differenti stadi di sviluppo che dipendono da le organizzazioni di supporto, dalle istituzioni, dalle politiche, così come dai differenti approcci che sono stati utilizzati. Eh, Possiamo quindi dire che i differenti contesti in cui si è sviluppata l'agricoltura sociale hanno dato luogo a percorsi differenti e quindi anche a pratiche, approcci, strumenti molto differenti. A questo riguardo vi faccio l'esempio del caso italiano,
di una ricostruzione di come è nata in Italia l'agricoltura sociale così come la intendiamo oggi. Anche in Italia ci sono state delle esperienze in ospedali psichiatrici, in colonie penali agricole in cui appunto l'agricoltura veniva utilizzata, ma sempre con un obiettivo diverso da quello dell'inclusione della terapia. Invece l'agricoltura sociale in Italia può essere fatta risalire agli anni 70-80 del secolo scorso, un periodo in cui in Italia la società civile si era attivata per ottenere riconoscimento di quei diritti sanciti dalla Costituzione italiana come l'uguaglianza, l'educazione, la legalità, che ancora però non avevano trovato come dire, una realizzazione piena attraverso le norme e le pratiche. Infatti l'articolo 3 della Costituzione italiana dice che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di natura sociale ed economica che eh, contrastano con la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e in qualche modo impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del nostro paese. Quindi negli anni 70-80, che sono stati anni in cui anche in altri paesi ci sono stati molti movimenti per il riconoscimento dei diritti, in Italia si sono affermati molti diritti come quello dell'istruzione, per cui sono state eliminate le classi speciali e le persone, i bambini e i ragazzi, le ragazze con difficoltà sono state inserite nei normali percorsi scolastici, sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici, i manicomi. Si è affermato il diritto per i detenuti di lavorare e via dicendo. In questa situazione emergeva però la necessità di trovare una soluzione per poter accogliere e integrare le persone con difficoltà nei percorsi sociali e lavorativi. E quindi sono nate le prime esperienze di cooperazione sociale che hanno l'obiettivo di produrre beni e servizi che possono essere collocati sul mercato, ma anche di includere le persone con qualche tipo di svantaggio, di problema nel mercato del lavoro. Non è stato un percorso molto semplice, ha richiesto diversi decenni per individuare delle normative e per consolidare alcune pratiche però possiamo dire che in Italia questo percorso ha consentito di realizzare all'interno del settore agricolo alcune esperienze molto significative di agricoltura sociale. Parallelamente anche alcune imprese agricole avevano deciso di modificare il proprio modo di lavorare e di includere alcune persone. Si tratta però di casi molto in numero inferiore rispetto a quelli delle cooperative sociali agricole che sono nate appunto in quegli anni. Possiamo però dire che anche in Italia ci sono stati sviluppi differenti nelle diverse regioni in risposta a specifici problemi che le comunità locali presentavano e anche eh, in base al coinvolgimento di differenti attori che erano presenti, quindi agricoltori, operatori sociali oppure operatori dei servizi di salute. E poi a partire dagli anni 2000 università, ricercatori, associazioni hanno iniziato a studiare e discutere di agricoltura sociale e individuando un nuovo modello di welfare e un nuovo paradigma dell'agricoltura all'interno di queste pratiche, proprio per la capacità di rompere in qualche modo gli schemi precedenti e di offrire percorsi innovativi capaci appunto di rispondere a specifiche esigenze in specifici contesti. Questo ci aiuta a capire come le differenti situazioni siano alla base di questa molteplicità di pratiche che troviamo, perché
l'agricoltura sociale si svolge all'interno di setting molto differenziati dal punto di vista agricolo, che dipendono dalle risorse, dalle strutture, dalle disponibilità, ma anche dai problemi, dalle soluzioni adottate che si possono presentare, così come dipendono dal framework di regole e di norme che ci sono nei differenti paesi. Quindi l'attività può essere realizzata in aziende agricole, come dire, di tipo tradizionali, oppure in aziende che sono legate ai servizi sociosanitari presenti in quel territorio, possono essere realizzate anche in aziende costituite da cooperative sociali che quindi basano il loro lavoro proprio sull'integrazione, l'inclusione delle persone, oltre che sulla produzione di beni e servizi. Vediamo adesso alcune esperienze in diversi paesi europei che hanno caratteristiche differenti. Anche qui l'obiettivo non è tanto quello di presentare l'esperienza in sé, anche perché lo farò molto velocemente, ma quello di far vedere diverse pratiche e quindi dare degli spunti di riflessione su la funzione che può avere l'agricoltura sociale in diversi contesti. La prima esperienza che vi presento è una esperienza realizzata in Romania, Bio Co Social Farm, a Bucarest, che è una realtà che si occupa di lavoratori svantaggiati, inclusi i lavoratori che vengono dalla comunità Roman e dall'Ucraina. Lavorano con la comunità in un contesto periurbano, quindi ai margini della città, e l'obiettivo di questa struttura è quello di dare opportunità per migliorare le proprie capacità e competenze, ma anche di lavorare, quindi di avere un supporto economico, di guadagnare dei soldi, si basa su un ambiente basato sulla comunità, quindi molto accogliente e inclusivo. Chiaramente producono prodotti agricoli e stando ai margini della città, cioè molto vicini a Bucarest, riescono a produrre beni che vanno direttamente ai consumatori della città e utilizzano la filiera corta per raggiungere appunto tutti i cittadini ed hanno quattro punti di consegna, diciamo così, nella città e quindi hanno anche molti rapporti con i consumatori. Inoltre realizzano molte attività che riguardano la biodiversità, la corretti stili di vita e anche l'attività agricola che vengono realizzate all'interno dell'azienda agricola e in questo modo possono favorire ulteriormente il contatto con i cittadini e con la comunità più estesa. Questo consente di non creare un nucleo separato o un'oasi felice, se vogliamo, dentro l'azienda agricola, ma di aprire questa azienda e permettere le relazioni anche con altri attori. Una seconda esperienza che vi presento sempre molto brevemente è invece un'esperienza irlandese, quella della Middlesex Social Farm, che è un'azienda agricola in parte familiare, diciamo così, che si trova in una location molto bella sulla costa vicino Galway City, ehm,
Qui le attività di agricoltura sociale vengono svolte 2 o 3 giorni a settimana, quindi non è un'attività continuativa, diciamo così, o comunque esclusiva, e vengono coinvolti partecipanti che ogni giorno arrivano dalle comunità vicine a realizzare appunto, a fare delle attività. Anche in questo caso le persone sono coinvolte nelle attività agricole con il supporto di lavoratori sociali, operatori sociali e delle famiglie che possono comunque partecipare anche loro alle attività. Si tratta anche in questo caso di un'azienda aperta che permette ai vicini e in generale a tutte le persone di visitare l'azienda che appunto viene definita un'azienda aperta. Si può visitare l'azienda e partecipare a qualche attività, ma spesso Middleton Farm organizza proprio delle attività di tipo sociale e con un forte valore comunitario, come concerti, giochi, mostre fotografiche o raccolta dei prodotti, proprio per coinvolgere la comunità locale e permettere di costruire una comunità più coesa e capace di includere le persone che hanno dei problemi. Ancora un'altra esperienza, questa volta più a sud, in Grecia, la cooperativa sociale Palmi Messini, che è una cooperativa che si trova nel Peloponneso e è una cooperativa che fa agricoltura biologica, ma organizza anche eventi culturali e inclusione sociale e lavorativa per persone con svantaggi di vari tipi. E inoltre promuove anche un turismo sostenibile e lento. La cooperativa ha l'obiettivo di creare un dialogo tra i diversi attori e combattere le discriminazioni e le ingiustizie, perché il suo obiettivo è quello di costruire condizioni migliori per le persone povere o con svantaggi. ehm, Diminuendo in qualche modo la loro vulnerabilità e aumentando la propria consapevolezza, la propria capacità di stare nella comunità. È nata questa cooperativa a seguito della crisi economica del 2008 e quindi ha preso proprio le mosse dalla necessità di accogliere, di aiutare le persone che erano rimaste ai margini, che avevano più difficoltà anche di tipo economico. E proprio per questo le attività che propone sono sì attività manuali, ma anche come dire, relazionali che permettono di rinsaldare le relazioni appunto fra le persone basate sui valori dell'uguaglianza e in questo senso il lavoro è inserito come una delle attività che permette appunto di facilitare le relazioni e l'inclusione sociale. Anche in questo caso ci sono molte attività svolte con la comunità locale che permettono di ridurre ad esempio lo stigma rispetto a persone che hanno delle difficoltà, ma anche di offrire maggiori opportunità di relazione e di inclusione. Questa cooperativa produce molti prodotti tipici della zona, come l'olio extravergine di oliva o le olive da tavola, ma anche fa una prima trasformazione dei prodotti secondo le ricette tradizionali, produce miele e altri prodotti freschi e trasformati tipici della zona. Eh, Un'altra esperienza interessante è realizzata in Slovenia, in questo caso da un'azienda agricola, Birinjevka, che però lavora insieme a un'impresa sociale
in collaborazione con l'Associazione per la salute mentale Vezzi. Questa azienda offre opportunità per la comunità locale sia in termini di creazione di nuovo lavoro, soprattutto per le persone che hanno difficoltà a trovare lavoro, sia in termini di salute, di stile di vita più salutare, soprattutto per le persone che hanno appunto problemi di salute mentale, persone con disabilità. L'associazione Vezzi che collabora con l'azienda è un'associazione non governativa, una non profit, che lavora come servizio di comunità nel campo della salute mentale. È una associazione che esiste da molti anni, dal 1998, ehm, e che lavora nel pubblico interesse, quindi è collegata con le attività pubbliche della Slovenia nel campo appunto della protezione sociale, del lavoro, dell'educazione e della cura delle persone. Ehm, Anche in questo caso trovate, come nei precedenti, un link per poter approfondire eventualmente questa esperienza. In questo caso anche si producono diversi prodotti, dai cereali e legumi ai vegetali, e si fa anche una prima trasformazione, come ad esempio farina, pasta, marmellate, biscotti ed altri prodotti ancora, tutto in agricoltura biologica. Come avete visto, abbiamo potuto considerare diversi tipi di attività, diversi tipi di contesti, ed è molto difficile fare una lista delle attività che possono essere considerate di agricoltura sociale, sia per quanto riguarda l'attività agricola, sia per quanto riguarda gli utenti o le modalità di attività. Qualcuno ha tentato di farlo. Io qui ho riportato una lista che viene dalla Germania, da una norma della Germania, in cui c'è un piccolo elenco di attività considerate di agricoltura sociale che riguardano i bambini e i giovani, gli adulti in età lavorativa, gli anziani e poi in ultimo anche gli agricoltori come provider, come fornitori di servizi. Come vedete è una lista non molto lunga, che probabilmente rispecchia quella che è la caratteristica dell'agricoltura sociale della Germania. Probabilmente anche in questo caso non è esaustiva, perché è molto complicato appunto fare un elenco completo delle attività, ma diciamo che è un primo tentativo che io vi riporto solo come esempio di possibile elencazione delle attività di agricoltura sociale. Ribadisco ancora una volta che ogni attività può essere declinata all'interno dell'azienda agricola tenendo conto delle sue specificità, sia in termini di piante e animali, di produzioni vegetali e animali, sia in termini di trasformazione, di vendita diretta, di agriturismo, perché sappiamo che le aziende agricole non producono soltanto il cibo, diciamo così, in campo e nella stalla, ma fanno anche molte attività cosiddette connesse all'agricoltura. Il risultato probabilmente sarà differente da situazione a situazione, per questo fare un elenco è veramente complicato. Trovate qui dei riferimenti bibliografici per poter approfondire. Alcuni lavori sono gli stessi già indicati nella lezione precedente. In più trovate invece alcuni lavori prodotti in progetti che riguardano l'agricoltura sociale, come Farcola, che è un progetto di Erasmus in cui trovate casi studi per la Germania, Irlanda, Portogallo e Slovenia, e anche materiali per la formazione. Quindi questo può essere di aiuto per completare questo lavoro. Grazie, alla prossima riunione.